Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo video sarà dedicato ai materiali da modellismo. Nello specifico vi parlerò del carving foam della AK, un materiale da costruzione che sto utilizzando spesso ultimamente e visto che molti di voi mi hanno chiesto informazioni su questo tipo di schiuma, ho deciso di realizzare questo video dove cercherò di spiegare passo passo nel dettaglio come utilizzarlo al meglio. Dunque, il carving foam è una schiuma fenolica ad alta densità, ha una consistenza molto compatta e rigida, inoltre la sua grana molto fine permette di scolpire facilmente dei dettagli netti e precisi. Si può tagliare e modellare facilmente con strumenti semplici come un taglierino o degli strumenti a punta, come incisori eccetera. Queste caratteristiche lo rendono un ottimo materiale per costruire pareti di edifici in pietra e mattoni, costruire marciapiedi, strade o anche per simulare l'intonaco scrostato. Il carving foam della AK si può trovare in due diversi formati, il formato A4 e il formato A5. Inoltre, per entrambi i formati è possibile scegliere tra due diversi spessori, quello da 8 mm oppure da 10 mm. Le caratteristiche del materiale sono identiche per tutti e due gli spessori. Diciamo che a seconda della scala o della tipologia di lavorazione possiamo scegliere se utilizzare quello da 8 o quello da 10 mm. Ad ogni modo le tecniche di lavorazione che vi mostrerò in questo video valgono per ambedue gli spessori. Per realizzare il video ho costruito questo muro ad angolo di un edificio. In questo modo riuscirò a mostrarvi come tagliare, incidere, incollare ed infine colorare il carving foam. Bene, ma adesso iniziamo. Dunque, per prima cosa andrò a fare dei tagli dritti sul foglio di carving foam per ottenere il profilo del muro che mi serve. Per farlo utilizzerò un righello e un taglierino come questo. Cerco di fare il taglio in più passate possibili senza affondare troppo il taglierino, per evitare che il carving foam si spezzi. Se dopo il taglio si presentano alcune asperità, si possono eliminare facilmente dando alcune leggere passate con carta vetrata fine. Andiamo ora a fare i fori per porte e finestre. Per prima cosa vado a tracciare il perimetro delle aperture. Poi faccio il foro con questo taglierino a punta. Faccio un primo taglio superficiale aiutandomi con il righello, in modo da creare un solco che mi faccia da guida per i tagli successivi. Anche qui vado a fare il taglio in più passate, vado anche a ruotare più volte il pezzo in modo da orientare sempre la punta del taglierino verso l'angolo della finestra. Un altro modo per traforare porte e finestre può essere quello di utilizzare un traforo come questo. Come vedete, il carving foam si taglia molto agevolmente con la lama del traforo. Poi, se avete come me la possibilità di utilizzare un traforo elettrico, diventa ancora tutto più veloce, agevole e preciso. Una volta fatti i tagli per porte e finestre, iniziamo la fase di incisione del muro. Vado a tracciare delle linee orizzontali per avere un minimo di riferimento nel disegnare le pietre. Prima di tutto vado a disegnare le pietre utilizzando una matita.
Cerco di creare delle pietre molto irregolari, perché in questo caso voglio dare al muro un aspetto rustico tipico dei ruderi in pietra. A questo punto inizio a fare l'incisione vera e propria utilizzando questo incisore di metallo. Vi ricordo che qui sotto nella descrizione del video vi ho lasciato i link dove potete trovare tutti i materiali che utilizzo in questo video. Vado ora a cercare di rendere più realistiche le pietre, andando ad imprimere una leggera texture utilizzando un sassolino di tufo, che ha una forma molto spigolosa e quindi si adatta bene allo scopo. Vado a premere il sassolino leggermente su ogni singola pietra, in modo da creare delle spaccature e rendere le pietre più irregolari. Bene, andiamo adesso a vedere come incollare il carving foam. La colla che mi ha dato i risultati migliori su questo materiale è questa colla vinilica per legno a presa rapida. Il carving foam ha una resistenza chimica abbastanza elevata e quindi in teoria possiamo utilizzare vari tipi di colle, ma io vi consiglio questa colla vinilica perché è quella che mi ha dato i risultati migliori. Per tenere i pezzi in posizione possiamo aiutarci con degli spilli. Dopo circa 10 minuti possiamo togliere gli spilli e maneggiare il pezzo in tranquillità. Bene, a questo punto possiamo iniziare la pittura. Io inizio sempre con una mano di fondo, utilizzando un colore acrilico con l'aggiunta di colla vinilica. Vi consiglio di utilizzare questa colla vinilica universale, il classico Vinavil. Il colore di fondo deve essere abbastanza liquido per poter penetrare bene in tutte le fessure del modello. In questo modo il tutto verrà uniformato nascondendo anche gli eventuali piccoli difetti di costruzione. Inoltre l'aggiunta di colla vinilica al colore contribuirà a rinforzare il tutto oltre a rendere il fondo meno poroso e assorbente, facilitando così le successive mani di pittura, fornendo anche un effetto fissativo. Una volta che la mano di fondo è asciugata per bene, possiamo iniziare la pittura. Le tecniche che utilizzerò sono sempre quelle che utilizzo normalmente anche sul polistirene o altri materiali.
Una volta che il colore è asciugato per bene vado a riempire le fughe utilizzando questo fugante in polvere. Infine vado a creare un po' di agenti atmosferici come umidità e sporco. Bene, il video si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando sulla campanella. Vi ricordo inoltre che se volete supportare il mio lavoro, potete farlo tramite il mio Patreon. Questo mi aiuterà molto a creare contenuti sempre nuovi e spero interessanti per voi. A questo punto, come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!